Salve video spettatrici e video spettatori. Oggi parlerò di una storia e di una problematica di cui non si parla molto. Mi ha contattato una ragazza che ha condiviso con me questa storia di dolore e è importante raccontarlo. Sul perché non se ne racconta, diciamo che le cose non sono ancora chiare, gli studi non sono ancora chiari, ma insomma capirete tra le righe perché non se ne parla. Insomma, a me sembra molto chiaro. Quindi questa ragazza, Lara, facciamo che si chiami, ha 30 anni e mi dice: perché non affronti il discorso del PSSD? E io neanche sapevo cos'era. In realtà sono andata a informarmi, c'è un sacco di materiale, ci sono ancora degli studi in corso, ma in poche parole la potremmo definire come una potenziale disfunzione sessuale che hanno le persone che per un periodo, non tutte, hanno preso SSRI, che sono degli psicofarmaci tipicamente contro la depressione. Lara mi racconta che ha avuto questo momento di depressione, gliel'hanno prescritti, è stata meglio sotto questo punto di vista, quindi l'umore è salito, le relazioni sono iniziate, il suo isolamento è passato. Però cosa è successo? Allora, mentre si prendono i farmaci antidepressivi, ansiolitici, c'è, no? Si sa che potrebbe esserci un problema sessuale. Tendenzialmente vanno a far calare il desiderio. Il problema non è questo, il problema è dopo, perché sembrerebbe da questi studi che anche dopo aver smesso questo tipo di antidepressivi, la problematica sessuale rimane. Quando dico problematica sessuale dico che c'è non solo un calo di desiderio, ma una vera e propria anestesia a livello genitale, quindi non c'è più una sensibilità del clitoride e manca anche l'erezione. Studi ci dicono che sembrerebbe mancare anche, hanno studiato le erezioni notturne per cercare di capire se è solo un risvolto psicologico o c'è in effetti, no, una problematica fisica dovuta a questa assunzione di farmaci. E detto questo, cos'è importante di questa drammatica storia? Che poi, insomma, Lara mi racconta che per lei è stato quasi più duro accettare questa sua, lei la chiama castrazione chimica forzata, no? Perché si è ritrovata da non avere più una sessualità, in poche parole. Quindi questo è stato veramente doloroso. Possiamo immaginare una persona che a un certo punto della vita perde la sua capacità sessuale. Ma primo punto fondamentale è che magari molti psicologi, psicoterapeuti affrontano questa cosa come se fosse a livello psicologico. In realtà sembrerebbe che sia proprio a livello fisico. Quindi quello che possiamo fare è supportare questo cambiamento di vita. L'altra cosa che volevo sottolineare è il fatto come le ricerche poi, le ricerche sull'uso di psicofarmaci non badi molto alla sessualità, perché è sempre l'ultima ruota del carro, quando in realtà è alla base del benessere. L'altra cosa, e forse la più importante, quella da ribadire, è che noi dobbiamo avere un consenso informato di quello che stiamo prendendo. Le persone, i medici, gli psichiatri, devono essere chiari rispetto alle potenziali danni causati da questi psicofarmaci. C'è un abuso nel mondo, è inutile nasconderci, sono persone che sono diventate dipendenti, cioè gli psicofarmaci andrebbero presi per brevi periodi, c'è gente che la prende a 20 anni, insomma. Non sto parlando di alcune patologie psichiatriche che hanno bisogno di costante, no? Sto parlando di altri casi in cui chissà perché milioni di persone prendono psicofarmaci tutti i giorni. E non si racconta mai i danni gravissimi che questa chimica può portare. Non è che tutti adesso hanno questa sindrome, però insomma se ne sta studiando. Perché non se ne parla? Insomma, abbiamo capito, no?
Da un lato credo, sto facendo finta di leggere, da un lato credo che no, poi le persone poi, diciamo, il sistema sanitario abbia paura che una persona poi rifiuti la cura, però io credo che tutti abbiamo diritto di sapere a cosa andiamo incontro, poi insomma sarà la nostra decisione valutare se rischiare, se diciamo cioè, il mio stato emotivo è così grave per cui voglio assolutamente prendere i farmaci. Qua è proprio una questione di libertà di scelta e quindi è fondamentale che una persona sappia cosa sta prendendo, cosa che spesso non succede perché se il medico di base che ordina così dai psicofarmaci, cosa che succede sempre, non è molto, non lo racconta, non si racconta. Questa cosa però mi fa arrabbiare molto, no? Trovarsi come in situazioni ancora più drammatiche di quelle che magari avevamo prima. Oltretutto, adesso gli studi sono ancora all'inizio, è tutto un forse non esiste questa sindrome, forse esiste, però le persone non sono poche che ce la raccontano questa cosa. Prima avevo una sessualità come la nostra Lara, buona, soddisfacente, mai avuto problemi, anche nei momenti insomma, della mia angoscia, io da quel lato lì stavo bene, adesso non ce l'ho più, mi è proprio sparita. Quindi ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato, ribadisco il messaggio della consapevolezza, la consapevolezza proprio della cura, di quello che stiamo facendo. E se qualcuno ha esperienze me le racconti pure, noi siamo qua, ne parliamo volentieri. E speriamo che le ricerche vadano avanti sotto questo punto di vista per chiarire cosa succede, perché i casi ci sono, sembrerebbe ci siano, i meccanismi non sono ancora stati studiati e questo è anche importante, cercare di fare ricerca su questo, perché la sessualità non è solo così una cosa in più, come dico sempre, ma alla base del nostro benessere. Grazie mille Lara di avermi contattato e di avermi raccontato la tua storia e grazie a tutti quelli che sono qua. Alla prossima, andremo avanti sulla vergogna la prossima volta. Vedo che è molto generale e comune, tutti ci siamo vergognati almeno una volta nella vita.